L'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali minacce agli ecosistemi terrestri e acquatici, con ripercussioni significative sulla biodiversità. Tra questi, le foreste subiscono alterazioni chimiche e biologiche, dovute alla presenza di agenti inquinanti come il biossido di zolfo, ossidi di azoto, ozono troposferico e particolato fine. Questi fattori non solo incidono sulla fisiologia degli alberi, ma influenzano anche la composizione e il comportamento degli insetti e dei funghi, con conseguenze sulle dinamiche ecologiche e sulle patologie forestali. Per esempio, l'ozono troposferico e i depositi acidi modificano la composizione floristica, influenzando la disponibilità di habitat idonei e risorse trofiche per molte specie di insetti, mentre gli impollinatori, come api e farfalle, possono subire riduzioni numeriche a causa della ridotta disponibilità di fiori o di alterazioni nella produzione del nettare, compromettendo il servizio ecosistemico dell'impollinazione stessa. D'altra parte, l'inquinamento atmosferico agisce come fattore di stress per gli alberi, rendendoli più suscettibili all'attacco di patogeni. Di tale stato si avrà evidenza fisica, necrosi fogliare e clorosi, proliferazione di funghi patogeni, responsabili di marciumi, radicali e deperimenti forestali. All'azione degli inquinanti si aggiungono altri fattori, su tutti il cambiamento climatico, la siccità, specie invasive che portano al declino forestale. La mitigazione di questi impatti negativi passa attraverso politiche di riduzione delle emissioni, monitoraggio ambientale e strategie di gestione forestale sostenibile, finalizzate a preservare la salute degli ecosistemi naturali e la loro capacità di resilienza ai cambiamenti ambientali. Il corso si propone l'obiettivo di fornire gli strumenti conoscitivi utili per una efficace attività di monitoraggio dello stato di salute degli ecosistemi forestali attraverso la condivisione dei dati. Nel senso, a titolo esemplificativo, saranno presentate le principali reti europee di monitoraggio ambientali e le metodologie di campionamento, valutazioni e analisi effettuate anche tramite attività svolte direttamente in campo. Il corso si svolge su 36 ore in 5 giorni, dal lunedì al venerdì, comprensivo di attività formativa in aula e in campo. Le lezioni sono improntate su dialogo di reciproca conoscenza, a favore del clima d'aula e dell'avvio di proficui scambi di esperienze, oltre che per sperimentare le lezioni apprese. I docenti sono in particolare militari dell'Arma con pluriennale esperienza nei settori di competenza, sia a livello nazionale che internazionale, accademici ed esperti esterni. Il corso è rivolto a funzionari ministeriali, decision maker e personale a livello strategico nella gestione ambientale. I lavori si aprono con una presentazione dei lineamenti del corso e delle attività che l'Arma dei Carabinieri svolge in materia di protezione a tutela dell'ambiente. A seguire sono affrontati e discussi diversi temi, tra cui il cambiamento climatico e le sue ripercussioni sull'ambiente delle foreste in particolare, le foreste quali depositi naturali di anidride carbonica ed effetti mitigatori del riscaldamento climatico, il monitoraggio ambientale con riferimenti specifici alle attività svolte a livello europeo per avere un quadro delle prospettive future in ambito climatico e non solo. Le nozioni di entomologia e patologia forestale per meglio comprendere le possibili variazioni e la capacità di resilienza del sistema forestale di fronte anche al cambiamento climatico. Le attività tecniche di rilievo dei dati e la loro valutazione statistica per le profilazioni di sviluppo futuro delle conseguenze dei processi in atto, con particolare riferimento ai sintomi patologici presentati dalle chiome degli alberi. Al termine del corso è previsto un momento dedicato alla restituzione di quanto appreso e la cerimonia di consegna degli attestati di partecipazione.